E poi che a riguardare oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume, per ch'io dissi, Maestro, or mi concedi, chi sappia quali sono e qual costume, le fa di trapassar parersi pronte, com'i discerno per lo fioco lume. E poi, che mi misi a guardare di nuovo oltre, vidi genti alla riva di un grande fiume, perciò dissi, Maestro, ora mi concedi che io sappia chi sono e quale costume, consuetudine, le fa parere, sembrare, così pronte di trapassare, passare oltre, come io distinguo, comprendo, attraverso la luce debole. Guardo di nuovo più oltre e vedo altre genti alla riva, sulla riva di un fiume, che sono pronte ad andare dall'altra parte. Cambia la scena. Non stiamo ragionando più del primo gruppo di anime e angeli che abbiamo descritto finora. Di quelle ne abbiamo ragionato abbastanza e siamo passati oltre. Pongo altre due domande al maestro. Chi sono questi e perché sembrano così pronti a trapassare il fiume? Riepilogo. Quante volte ho già interpellato il maestro e quante cose gli ho già chiesto fino a questo verso 75 per farti capire meglio il perché Virgilio bloccherà i miei interventi nella terzina successiva. Maestro, il senso l'orme è duro, maestro, che è quel chiodo e che gente è che par nel duol si vinta, maestro, che è tanto greve allor che lamentar li fa sì forte, maestro, or mi concedi che io sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte? Insomma, ho interpellato il maestro 4 volte, ma ci tengo così tanto a ripetere la parola maestro in questo canto, che tanto è ispirato al sesto dell'Eneida, che riuscirò con un espediente a ripetere questa parola ancora una quinta volta, al verso 121. Figliuol mio, disse il maestro. Ti segnalo che solo nelle primissime frasi del sesto dell'Eneida sono presenti parole traducibili in dice lagrimando, spiagge, navi, riva, schiera, ardente, semo, fiamma, selve, fieri, fiere, fiumi, Enea, alto, fama, animo, mente, cammino. Nell'Eneide c'è scritto qui tutta una folla dispersa si precipitava alle rive. Stavano eretti pregando di compiere per primi il traghetto e tendevano le mani per il desiderio dell'altra sponda. Enea, allora, meravigliato e turbato dal tumulto, dimmi, o vergine, esclama, che vuole la folla sul fiume? Che chiedono le anime? E per quale differenza le une lasciano le rive, le altre solcano coi remi le livide acque? Sì, perché nell'Eneida chi non è stato seppellito deve aspettare 100 anni prima di passare il fiume, ma nel mio canto non faccio cenno a questo. Ed egli a me, le cose ti fier conte, quando noi fermerem li nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendo no il mio dir li fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed egli, Virgilio, a me, le cose saranno conte, contenute in te, quando fermeremo i nostri passi sulla triste riva del fiume Acheronte. Allora, per questo, con gli occhi miei vergognosi e bassi, temendo che il mio dire, parlare, gli, a Virgilio, fosse grave, pesante, mi trattenni dal parlare finché arrivammo al fiume. Basta con le domande. Devo aspettare per farne altre ed avere risposte. Anzi, non parlerò proprio più in questo canto. La pazienza è fondamentale per un viaggio, soprattutto se interiore. Virgilio mi riprende e mi dice di continuare a camminare perché le informazioni che cerco le avrò una volta che arriveremo alla riva del fiume Acheronte. Ripreso dal maestro per le troppe domande in poco tempo, abbasso la fronte, vergognandomi, e non parlerò più. Insomma, c'è un tempo per guardare, e in questo canto ho già scritto guarda, riguardai, riguardar, vedrai, vidio e 3 volte vidi, e un tempo per parlare, ma c'è anche un tempo per tacere. Conte, con le sue sfumature, è una parola che uso spesso per indicare un qualcosa che è comunque contenuto, un qualcosa che è dentro, insomma. Eccede ogni contento, Inferno 2, le tue parole sien conte, Inferno 10,
incontenenza, e tu mi contieni, Inferno 11, io ho le cose con te, Inferno 21, per veder della bolgia ogni contento, Inferno 22. Sottolineo come la descrizione del luogo faccia già da specchio a chi lo abita, e su questa considerazione si apre un mondo di allegorie. Adesso scrivo la trista riva d'Acheronte, mentre prima l'anime triste. Sulla porta c'è scritto città dolente e poco dopo genti dolorose. E dopo scriverò la riva malvagia, dove appunto passano i malvagi. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando, guai a voi anime prave, non isperate mai veder lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, né le tenebre eterne in caldo e in gelo. Ed ecco, improvvisamente, venire verso di noi attraverso, nave, un vecchio con pelo, peluria, antico, bianco, gridando, guai a voi, anime prave, storte, non sperate mai più di vedere il cielo e Dio. Io vengo per spingervi sull'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo, fuoco e in gelo, ghiaccio. La solita apertura che taglia all'improvviso in due la scena, ed ecco, che richiama sì la Bibbia, ma è usato anche nel sesto dell'Eneida. Un accenno quindi a come descrivo gli eventi. Non parlo del nostro lento arrivare alla riva, ma dell'improvviso arrivo di questo personaggio verso di noi che siamo già arrivati. I primi elementi che ci descrivono questo personaggio sono venir per nave, dove la nave è chiaro simbolo di passaggio ultraterreno, già in altre culture. Vecchio, bianco per antico pelo, quindi una peluria che fa pensare perlomeno alla barba citata poche terzine successive, le lanose gote. Gridando, non quindi il dirso ave piana con angelica voce di Beatrice. Cosa grida alle anime in volgare, tra l'altro? Che stanno aspettando sulla riva. Guai a voi, non vedrete mai più il cielo, ma solo le tenebre, alcuni in zone infuocate, altri in zone congelate. Prave è latinismo da pravus, nel senso proprio di storto, e infatti in Purgatorio 23 scrivo menato, richiamo a questo passo, ma, Virgilio, dai veri morti, e poi la montagna del Purgatorio che drizza voi, anime del Purgatorio, che il mondo fece torti, appunto, prave, anime prave. Il precedente bestemmiare contro i parenti, ma addirittura questo guai a voi anime prave, gridato da un demone pagano, sono riferimenti al libro della Siracide, di nuovo, dell'Antico Testamento, che cito: contro un padre empio imprecano i figli, perché sono disprezzati a causa sua. Guai a voi, uomini empi, che avete abbandonato la legge di Dio Altissimo. La solita attenzione nel variare i termini al variare della situazione. Anche all'inizio del canto vi è stato un passaggio attraverso, in quel caso, la porta degli inferi con Virgilio, ma rispetto a questo passaggio del fiume con questo personaggio, nel primo Virgilio la sua mano alla mia puose con lieto volto ond'io mi confortai, mentre questo personaggio, gridando guai a voi, e mentre il primo, mano per la mano, mi mise dentro alle segrete cose, il secondo batte col remo qualunque s'adagia dentro la barca e i vegno a menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne in caldo e in gelo. La bestialità di questo personaggio rimanda palesemente a quelle tre fiere con precisi richiami, quindi al primo canto. Ed ecco, identico. Bianco per antico pelo, come di pel macolato era coverta, ma poi che vide ch'io non mi partiva con e non mi si partia dinanzi al volto, verso noi venir con questi parea che contra me venisse. Non isperate mai veder lo cielo con ch'io perdei la speranza dell'altezza, gridando con che questa bestia per la qual tu gride. Sono caratteristiche nella mia opera le descrizioni che mettono al centro la funzione che caratterizza qualcosa o qualcuno, più che l'aspetto fisico.
Basti pensare all'insegna di prima. A conclusione delle prime 2 terzine descrittive di questo personaggio, ti faccio notare come questo sia perfettamente umano. Si tratta di un vecchio con peluria bianca che viene su di una nave e grida frasi usando un linguaggio decisamente comprensibile. Ti anticipo solo che questo è il primo dei demoni che incontreremo nel Regno dei Morti, e più andremo in basso e meno saranno sia umani che comprensibili fino a non riuscire neanche a parlare. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse, per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare, più leve legno convien che ti porti. E tu, io, che sei costì, di qua, anima viva, buona, separati da questi che son morti. Ma poi che il vecchio vide che io non mi separavo da loro, disse, attraverso un'altra riva, costa, per altri porti arriverai alla spiaggia, non qui per passare, più lieve, leggero, legno, in questo caso barca, conviene, è necessario che ti porti. Il vecchio continua a gridare, ma non più verso cotesti che son morti, ma verso l'unico vivo, io, che se costì, anima viva. Vivo sia letteralmente che allegoricamente, urlandomi appunto di partirmi, dividermi, separarmi da questi che son morti. Ma dato che io da loro non mi separavo, il vecchio ebbe un repentino cambio di atteggiamento e il gridando diventa un disse. La prima terzina ha il verso centrale che inizia con partiti e quello finale che si conclude con partiva, appositamente, come sempre. Infatti ti ricordo che ho appena superato quelli che Virgilio aveva inizialmente descritto come coloro che vissero senza infame e senza lode, mischiati a coloro che non furono ribelli né furono fedeli a Dio, gente angeli quindi che non si partirono, non si divisero dagli altri. Di nuovo evidenzio che nella seconda terzina analizzata il primo verso termina con anima viva, in netto contrasto con il secondo verso che termina con son morti. In questo caso sono proprio veri morti che stanno andando all'inferno, come io sono vero vivo. Nel sesto dell'Eneida, quando Caron vide Enea, vivo sulla riva d'Acheronte, per primo li apostrofa così, e li rampogna. Chiunque tu sia che ti dirigi armato al nostro fiume, dici perché vieni, di lì, e ferma l'asso. Questo è il luogo delle ombre, del sonno e della soporifera Nix. Il battello stigio non può trasportare i viventi. Cambiato tono, il personaggio mi dice che un legno più lieve è necessario che mi porti in un altro porto. Insomma, non spetta a lui portarmi dove lui porta, ma spetterà a un altro portarmi dove quest'altro porta. Legno, parola chiave, qui usata con l'accezione di barca, ma verrà usato anche con quella di albero e addirittura per la croce in Paradiso 19, che si chiavasse al legno. Di questa ultima citazione non riesco a trattenermi dall'anticipare che El significa lui e quindi in questo caso Gesù, ma El è il nome proprio, se così posso dire, di Dio e quindi il verso diventa che Dio si chiavasse al legno. La barca indica per molte culture un passaggio ultraterreno e infatti anche per arrivare sulla piaggia, costa del Monte del Purgatorio, le anime saranno trasportate su di una barca. Lì ovviamente non sarà un demone a guidarla, come anche accadrà in Inferno 8 dove un altro demone la griderà, ma un angelo per altra via. Per altra via sono 3 parole fondamentali poste una di seguito all'altra, che ti ho spiegato. Insomma, c'è un legno più leggero per me, che convien è necessario che mi porti ad altri porti, implicitamente più leggeri anch'essi.
Anticipo che durante il viaggio che descrivo in questa opera non raggiungo il purgatorio in barca, ma a piedi. E il duca, lui. Caron, non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. E il duca, Virgilio, a lui. Caron, non ti irritare e non chiedere altro. Si è voluto così là, nell'Empirio, dove si può ciò che si vuole. Virgilio si rivolge a Caron, ecco che arriva solo adesso e all'improvviso il nome del demone. E ti faccio già notare, prima ancora della risposta, che definisco Virgilio duca. Certo, in Inferno 2 dico tu duca, tu signore e tu maestro, ma in questo canto l'ho sempre e solo chiamato maestro già 4 volte. Bene, questa è un'altra sottigliezza. Infatti il maestro è colui che insegna, il signore è colui che comanda, mentre il duca è colui che conduce. Ed ecco quindi che dopo averlo chiamato sempre maestro, perché avevo bisogno dei suoi insegnamenti e attingevo dalla sua tragedia, appena un altro personaggio mi dice dove io debba andare, ecco che subito interviene Virgilio, colui che è stato incaricato a condurmi. E per questo compare qui, dopo 4, maestro, e dopo arriverà anche il quinto, il primo e unico duca, colui appunto che conduce. Caron è un personaggio più volte citato nella mitologia, sia greca che latina. Ti citerò parti della descrizione che fa Virgilio nell'Eneida, però qui ti cito la risposta che la guida di Enea diede a Caron quando non voleva far salire il vivo protagonista, Enea, sulla sua barca. Cessa di adirarti. E in risposta Caron, allor si placa il cuore gonfio d'ira, non fu detto nulla di più. Anche la guida di Enea, quindi zittì Caron, che nel caso dell'Eneida cito allor si placa il cuore gonfio d'ira. Nella mia commedia non c'è alcun cuore o sentimento in lui, ma solo l'esecuzione di ordini. Quinci fuor quete le lanose gote. Caron non si deve crucciare del fatto che io non mi parto dai vivi, dai morti, perché è stato deciso là, dove si può ciò che si vuole, che io compia questo viaggio. Se dovessimo nominare chi è che ha voluto questo mio viaggio e chi esattamente nel cielo, lassù, nell'Empirio, può ciò che vuole, potrei fare solo un nome, Maria, non Dio. È proprio lei, proprio Maria. In una terzina del canto precedente viene detto «Donne gentil nel ciel che si compiange, di questo impedimento v'io ti mando, il mio permesso di fare questo viaggio è nato da lei», che ha potuto far spostare Virgilio da dove stava, «sì che duro giudicio lassù frange», dato che poi ciò che vuole, anche infrangere un duro giudizio. A conferma sia della prima parte che della seconda parte della terzina appena citata, in Paradiso 33 c'è scritto «La tua, di Maria, benignità non soltanto soccorre a chi domanda, ma molte fiate, volte, liberamente al dimandar precorre, cioè arriva prima». E la definitiva «Ancor ti priego, Regina Maria, che puoi ciò che tu vuoli». Esagero. È anche citazione virgiliana, perché Enea, in riferimento alla Vergine, Sibilla nel suo caso, dice «Ti prego, infatti puoi tutto». Quinci fuor quete le lanose gote, al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Quindi furono quiete, si acquietarono, le lanose, pelose, gote, guance, al nocchiero, il comandante della nave, della palude livida, scura, che intorno agli occhi, le pupille, aveva ruote infuocate. Zittito da Virgilio, impotente di dare una qualsiasi risposta, le guance che si erano vigorosamente mosse per gridare e parlare si acquietarono. In un endecasillabo è descritto il suo ruolo, al nocchier della livida palude. Riguardo alla parola nocchiero, nel convivio scrivo
Sì come vedemo una nave che diversi uffici e diversi fini di quella a uno solo fine sono ordinati, cioè a prendere loro desiderato porto per salutevole via, dove, siccome ciascun ufficiale ordina le proprie operazioni nel suo fine, così è uno che tutti questi fini considera e ordina quelli nell'ultimo di tutti. E questo è lo nocchiero, alla cui voce tutti obbedire deono. Livida palude, anch'essa citazione virgiliana, richiama il gran fiume di prima, rimandando a immaginare un ambiente negativo, sgradevole, puzzolente. Caron deve zittirsi davanti a cosa gli è stato detto, ma non lo fa volentieri, tanto che ci tengo a descrivere le ruote infuocate che mi ricordo sembravano che gli circondassero le pupille. Cito un altro passo del sesto dell'Eneida. La bocca rabbiosa s'acquietò della Sibilla. L'eroe Enea comincia. Nessuna forma di travaglio, o vergine, mi sorge nuova o impensata. Tutto ho provato e percorso tra me con l'animo. Un'unica cosa ti chiedo. Poiché si dice che la porta del re inferno e la tenebrosa palude formata dal rigurgito d'Acheronte si trovino qui, mi sia lecito di giungere al cospetto e alle labbra dell'amato padre. Insegnami la via e apri le sacre porte. Se non l'hai notato, la Vergine, anche se in questo caso è riferito alla Sibilla, permette al protagonista di svolgere il suo viaggio ultraterreno. È lei che rende lecito un qualcosa che non è permesso. E anche nella mia opera, la Vergine di riferimento, Maria, duro giudicio la suffrange e puote ciò che si vuole. A conferma, poche frasi dopo Virgilio scrive: compiangi, ti prego, o divina, il figlio e il padre, infatti puoi tutto. Sembra un verso di questa opera. E la mia Vergine viene introdotta nella mia opera proprio con la stessa parola. Donna è gentil nel ciel che si compiange, per non parlare delle parole figlio e padre. Ma quell'anime che eran lasse nude cangiar colore e dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude. Ma quelle anime, destinate all'inferno, che erano stanche e nude, cambiarono colore, impallidirono e dibatterono i denti, più velocemente, appena, quando intesero, capirono le parole crude, crudeli. Sposto di nuovo l'attenzione sulle altre anime, che erano lì sulla riva, perché io non mi partiva. Ma loro, che ascoltarono queste parole rivolte a loro, ebbero tanta paura. Quelle anime, dei destinati all'inferno, vengono qui descritte con due aggettivi, lasse e nude. Il primo aggettivo compare già in inferno, 1, poi che hai posato un poco il corpo lasso, e significa stanco. È anche citazione dell'Eneida. Stanche di cosa? Che non hanno il corpo, potresti pensare, ma questo pensiero ti porterà ben poco, dato che il secondo aggettivo è nude, e anche qui c'è da ricordare che stiamo parlando di quell'anime e quindi senza corpo, e già erano ignudi anche i primi abitanti appena superati, che nel verso dopo addirittura cambiano colore e dibattono i denti. Come hai già avuto modo di capire, queste anime, Virgilio in primis, hanno atteggiamenti decisamente corporei. Anime quindi che anche, oltre al senso letterale, sono stanche e nude, stanche di come vivono e hanno vissuto, messe a nudo di tutto ciò che sono ed erano, e adesso anche impaurite dalle parole crude pronunciate da chi le porterà sull'altra riva. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie e il loco, il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia, qu'attende ciascun uom che Dio non teme. Bestemmiavano Dio e i loro genitori, la specie umana e il luogo e il tempo e il seme, concepimento, che li ha fatti nascere, gli antenati, e che ha fatto nascere, discendenti. Poi si ritrassero, raggrupparono, tutte quante insieme, piangendo, soffrendo,
forte, tanto, alla riva malvagia che attende ciascun uomo, essere umano, che non teme Dio. Le anime se la prendevano verbalmente con tutti. Anche questo è un richiamo biblico da Giobbe e Geremia. Nello specifico, con Dio, quindi il padre di tutti, ma anche con i loro parenti, quindi specificatamente con il loro padre e madre, sempre dal latino parens, genitori. L'intera specie umana, l'unica a poter essere punita in quanto unica dotata di ragione, quindi genericamente, ma anche con il seme, quindi specificatamente i loro antenati e i loro successori, il luogo e anche il periodo in cui hanno vissuto sulla terra. Ennesima sottigliezza. Effettivamente non se la prendono proprio con tutti. Una sola persona è esclusa dalle loro imprecazioni, e cioè se stessi. Diventano così 4 le caratteristiche che accomunano, eccezione a parte, tutti quelli che risiedono oltre la porta. Sofferenza, perdita definitiva del bene, dell'intelletto con tanto di speranza, nudità, non incolpare se stessi. Una delle prime anime che incontrerò superata la porta della vita sul monte del Purgatorio sarà appunto Sapia, in Purgatorio 13, che dice frasi che non sentiremo mai superate le porte dell'inferno, quali savia, saggia, non fui nella vita terrena e pace volli con Dio in sullo stremo della mia vita. Insomma, tutte si raggruppano pronte a salire sulla nave di Caron per attraversare il fiume Acheronte. Piangendo, come sempre, vuol dire soffrendo, mentre è usato lacrime per l'atto fisico delle lacrime che escono dagli occhi. La riva malvagia. Non perdo occasione per aggiungere aggettivi negativi ai luoghi che incontro. L'ultimo verso aggiunge un altro punto che accomuna i morti, i dannati. Loro non temono Dio. L'anima di Sapia, che risiede in purgatorio, racconta che nella vita terrena, io, Sapia, volsi in su verso il cielo l'ardita faccia, gridando a Dio, ormai più non ti temo. Sarebbe quindi finita nell'inferno, per questo, se non che riuscì profondamente ad ammettere di non essere stata saggia e volle fare la pace con Dio alla fine della sua vita terrena. Per questo si è salvata. Ha fatto pace con sé e con Dio, prima di morire fisicamente. Per citare alcune citazioni bibliche riguardo al timore di Dio, prima lettera di Pietro, abbiate timore di Dio. Proverbi, il timore di Dio significa odiare il male. Salmi, il timore di Dio è il principio della sapienza. E concludo appositamente con questa citazione da Ecclesiaste, benché il peccatore faccia il male 100 volte e continui a vivere a lungo, mi rendo conto che a quelli che temono il vero Dio andrà a finire bene, proprio perché lo temono. Ma al malvagio, dato che non teme Dio, non andrà a finire bene, né prolungherà i suoi giorni, che passano come un'ombra. La prima terzina contiene Dio nel primo verso e la seconda contiene Dio nell'ultimo. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Il demone Caron, facendo loro cenni con occhi di brace, infuocati, tutte le raccoglie nella barca, batte, colpisce col remo qualunque s'adagia, trovi posizione comoda nella barca. Ad aiutare le anime a ritirarsi tutte quante insieme ci pensa il demone Caronte, demone avversario di Dio, con i suoi cenni quando sono fuori e con il suo remo quando sono dentro. Bragia per brace, per rafforzare il già descritto che intorno agli occhi aveva le fiamme rote. Accennando significa proprio tramite cenni, le raccoglie così dentro alla barca e quando sono dentro usa il remo per colpire quelle che si adagiano. Adagia non può di certo voler dire indugiano o rallentano prima di salire sulla barca, perché ciò contrasterebbe proprio la fretta che loro hanno di voler arrivare dall'altra parte. Infatti Virgilio spiegherà che queste anime, seppur consapevoli di ciò che gli accadrà, sono comunque di trapassar parersi pronte, come avevo già notato terzine fa,
Ma lui mi aveva risposto seccato di aspettare per avere risposta, finché fossimo arrivati alla riva del fiume. Da allora non parlai più, e ora che siamo arrivati, Virgilio, senza che io gli ponga altre domande, mi risponderà. Anche qui una riflessione sulla corporalità del demone. Un demone decisamente umano, oltre a essere corporeo, che con un remo colpisce delle anime incorporee. Finisce qui la descrizione di Caron e quindi, senza darti troppe spiegazioni su chi costui fosse, ti cito direttamente l'Eneida per farti notare alcuni punti di contatto. Orrendo nocchiero custodisce queste acque e il fiume. Caronte di squallore terribile, a cui una larga canizie incolta invade il mento. Si sbarrano gli occhi di fiamma. Sordido pende dagli omeri annodato il mantello. Egli spinge la barca con una pertica e governa le vele e trasporta i morti sullo scafo di colore ferrigno. Vegliardo, ma Dio di cruda e verde vecchiezza. Lo spietato barcaiolo, il nocchiero e Caronte, questi che porta l'onda sono i sepolti. Come d'autunno si levan le foglie, l'una appresso dell'altra, finché il ramo rende alla terra tutte le sue spoglie, similmente il mal seme d'Adamo, gittansi di quel lito ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Come d'autunno si levano, staccano le foglie una dopo l'altra, finché il ramo restituisce alla terra tutte le sue spoglie, similmente il maligno seme d'Adamo, si gettano da quella riva ad una per cenni come uccello addestrato per il suo richiamo. Doppia similitudine, come, in sole 2 terzine, contenente all'interno anche una perifrasi, mal seme d'Adamo, e perlomeno 5 termini di paragone. Come le foglie cadono ad una, così fanno le anime. Dal ramo le prime, così dalla riva del fiume le seconde. Sulla terra le prime, così sulla barca le seconde. D'autunno, e quindi prima dell'inverno, le prime, così superata la porta della morte, quindi prima di superare il fiume che porta alla morte definitiva, le seconde. Per cenni fatti da Caron le seconde, come per i suoni fatti da chi lo richiama il terzo, cioè l'augel, l'uccello addestrato. Si levano, quindi da levare, non può essere tradotto con cadono, in quanto le foglie, paragonate a quelle anime, si levano attivamente, non cadono passivamente, come già in Inferno 2, sia ch'io, Beatrice, mi sia tardi al soccorso levata, mossa, che dinanzi a quella fiera, lupa, io Virgilio a te, levai. Descrivo un'azione attiva. Sono Beatrice, Virgilio e le foglie che si levano loro, non sono levate da qualcun altro. Se dovessi cercare un sinonimo sarebbe staccano, ma con un'accezione decisamente più delicata. Anche questa doppia similitudine è presa proprio dal passo dell'Eneida che parla di Caron. E qui anche lì si parla del desiderio che le anime hanno di imbarcarsi. Cito: quante nelle selve al primo freddo d'autunno cadono scosse le foglie, o quanti dall'alto mare uccelli si addensano in terra se la fredda stagione li mette in fuga oltremare e li spinge nelle regioni assolate. Stavano eretti pregando di compiere per primi il traghetto e tendevano le mani per il desiderio dell'altra sponda. Come in vita si sono gettate nelle braccia della morte, così adesso si gettano nelle braccia della dannazione eterna. La precisa citazione ad Adamo ed al seme, già citato poche terzine fa, è chiaro riferimento alla punizione che a lui stesso spettò per aver mangiato dall'albero della conoscenza, che oltre a seme è anch'esso citato, dato che da lì cadono le foglie, da un albero. Cito dallo Genesi: finché tornerai alla terra, come appunto le foglie che cadono, perché da essa sei stato tratto. Adamo fu plasmato dalla polvere del suolo, mentre Eva fu plasmata da Adamo.
polvere tu sei e in polvere tornerai. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera sauna. Così, in questo modo, se ne vanno sopra per, attraverso l'onda bruna, scura, e dopo che sono discese di là, sull'altra riva, anche di qua, su questa riva, una nuova schiera si raduna. Insomma, salite sulla barca, partono, e il tempo che arrivino dall'altra parte del fiume, quindi che compiano tutto il tragitto, su questa prima riva è di nuovo pieno, un'altra folla, che nel frattempo sono morti. La parola bruna, anche insieme alla parola terra, e all'essere il solo vivo lì, collega questa situazione a ogni verso della prima terzina di Inferno 2. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno, toglieva gli animai che sono in terra, dalle fatiche loro e io solo uno. Insomma, io dalla mia riva è come se vedessi, se mi immaginassi una traversata e mentre la guardo e aspetto il ritorno della nave, Virgilio ne approfitta per parlarmi, dato che io, da quando al verso 81 scritto infino al fiume del parlarmi trassi, non ho più parlato né parlerò fino alla fine del canto, anche dopo aver raggiunto il fiume, creando una situazione delicata, ma se vogliamo anche comica, dato che, ogni tanto ricordiamolo, questa è una commedia, non solo perché finisce bene, ma anche per il linguaggio usato. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convengono qui da ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio, che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Mio figliuolo, disse il maestro cortese, Virgilio, coloro che muoiono nell'ira senza la gloria di Dio, tutti convengono, si radunano qui da ogni paese e sono pronti a trapassare il rio, il fiume, perché la divina giustizia li sprona, incalza, così che la paura della punizione eterna si trasforma in desiderio di raggiungere il luogo a loro destinato. Figliuolo sta per figlio, ma con una sfumatura più affettuosa. E in seguito, ricordo, chiamerò Virgilio padre e una volta lo metterò in similitudine anche a una madre. Virgilio torna a insegnare più che a condurre e quindi quell'unico duca ritorna subito maestro. Ma lo fa adesso che siamo arrivati dove dovevamo arrivare e senza che io gli ponessi altre domande. Ti faccio notare che il pagano Virgilio dice esplicitamente la parola Dio per la seconda volta in questo canto. Ma in questo caso a quale Dio si riferisce? Nel primo caso parlava della rivolta dell'angelo Lucifero e quindi non poteva che riferirsi al vero Dio. Qui invece il destinatario della parola Dio è più generico. Infatti, per citare un nome su tutti, Capaneo, un'anima che troveremo tra i violenti contro Dio in Inferno 14, non nel limbo di Inferno 4, e nel caso specifico questo fu violento contro il Dio Giove, non contro il vero Dio. Tra due terzine si parlerà di la buia campagna tremossi forte, seguito da una luce che mi fece perdere i sensi. Anche in Purgatorio 21, dove appunto viene spiegato il perché di un avvenuto terremoto, anche lì potremo usare dovuto a una volontà interna che è cambiata. Stazio che si sentì pronto a scalare il monte purgatoriale, in quel caso, qui riferibile a me che mi sentii pronto ad attraversare l'Acheronte, oltre all'intervento divino caratterizzato da terremoto, luce e svenimento. Le analogie con Purgatorio 21 sono molte. Cito solo alcuni versi consecutivi di quel canto. Prima vuol ben, ma non lascia il talento, desiderio, che divina giustizia, controvoglia, come fu al peccar, pone al tormento, e io, Stazio, che son giaciuto a questa doglia, purgatorio, 500 anni e più, pur mo adesso, sentii libera volontà di miglior soglia, perciò sentisti il tremoto. Tutti quelli che muoiono nell'ira di Dio, quindi chi non si pente sinceramente, anche se in punto di morte del corpo, giunge a questa riva.
Per esclusione quindi non giunge qui chi muore, anzi chi vive nella grazia di Dio. E per andare più nello specifico, non arriva qui neanche chi non può considerarsi un vero morto, in quanto non fu mai vero vivo. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi saper omai che il suo dir suona. Da qui non passa mai anima buona, viva, e perciò se Caron di te si lagna, lamenta, puoi sapere, capire, ormai che il suo dire, parlare, suona bene, è un buon presagio, insomma. Da questo fiume non passa mai anima buona, che prima è stata chiamata viva, a conferma che prima abbiamo superato le porte degli inferi, dove arriva anche chi mai fu vivo, ma chi passa di qua va al giudizio di Minos, e quindi all'inferno, eccezione fatta per il limbo che tratterò nel prossimo canto. Se consideriamo come porta dell'inferno la barca di Caron, e come porta del purgatorio la barca nell'angelo nocchiero, allora anche questa diventa citazione virgiliana, perché davanti alla porta che si trova superato il fiume Flegetonte viene detto a Enea: nessun innocente può sostar sulla soglia scellerata, con lieve ma decisa differenza che il pagano Virgilio, per il pagano Virgilio basta essere innocenti, per me cristiano occorre essere buoni. Dopo le uniche due ricorrenze delle parole cattivo e cattivi, con questo significato in tutta la prima canzone, arriva infatti anche la sua parola opposta, buona. Quindi se Caron mi ha detto quelle cose, più le velegno convien che ti porti, posso capire che non mi voleva far passare di qua perché io sono un'anima viva e buona, e Quinci, da qui, non passa mai anima buona. Insomma, profetizza che morto col corpo salirò sulla nave che porta al purgatorio. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. Finito questo, la buia campagna tremò così forte che per lo spavento la mente, memoria, mi bagna di sudore ancora adesso, che sto scrivendo. Insomma, finito di ascoltare ciò che il maestro mi spiegava, e nello specifico che sono destinato alla salvezza, la mia volontà interiore cambiò e, come accade nella spiegazione appena riportata di Purgatorio 21, arrivò un terremoto così forte che fece tremare dove ci trovavamo, così tanto che ancora adesso, che per doverlo scrivere ci sto ripensando, inizio di nuovo e ancora a sudare freddo dallo spavento. Una nota che dà forte credibilità a ciò che è avvenuto. Richiamo biblico alla resurrezione di Gesù, quindi appunto il tornare alla vita dopo aver varcato la porta degli inferi. Cito Matteo. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Anche nel tesoretto di Brunetto Latino è riportato che, cito, Dio si fa uomo con la Vergine Maria e con la morte guarisce gli uomini e trema terra e inferi e cielo. La terra lagrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia, la qual mi vilse ciascun sentimento, e caddi come l'uomo cui sonno piglia. La terra piena di lacrime diede vento che balenò, brillò all'improvviso, una luce vermiglia, rossa, la quale mi vinse ciascun sentimento, senso, e caddi come l'uomo preso all'improvviso dal sonno. La terra lagrimosa diede vento è spiegazione del fenomeno atmosferico. Anche il vento correlato al terremoto è citato in Purgatorio 21. Trema forse più giù poco o assai, ma per vento che in terra si nasconda, non so come, quassù, nel monte del Purgatorio, non tremò mai. Mi vinse ciascun sentimento, cioè persi i sensi, e lo feci istantaneamente, come un uomo che da in piedi è preso da un fulmineo colpo di sonno e cade. Fine.